Benvenuti Vivians in un altro video sulla regina Elisabetta II. Oggi scopriremo altre 6 curiosità sulla sua vita. Elisabetta e Filippo si conoscevano fin da piccoli. Filippo, figlio del principe Andrea di Grecia e Danimarca, incontrò la futura regina Elisabetta per la prima volta quando lei aveva 8 anni e lui 14. Entrambi parteciparono al matrimonio della principessa Marina di Grecia, che era cugina di Filippo, e del principe Giorgio, il duca di Kent, che era anche lo zio di Elisabetta. 5 anni dopo la coppia si incontrò di nuovo quando Giorgio VI, il padre di Elisabetta, la portò a visitare il Royal Naval College di Dartmouth, dove Filippo era un cadetto. Lui aveva 18 anni e lei 13. Si vedevano molto poco, solamente quando Filippo aveva dei momenti di congedo dalla marina. E in 3 anni avvenne circa 2 volte. Ma nonostante questo, con il passare degli anni i due si innamorarono. Alla fine del 1946 Filippo chiese a Elisabetta di sposarlo, andando a trovarla per più di un mese nella sua tenuta reale in Scozia a Balmoral. Lei accettò subito la sua proposta senza nemmeno contattare i suoi genitori. Ma quando Giorgio VI venne a sapere delle nozze imminenti, disse che avrebbe approvato ufficialmente solamente se loro avessero annunciato il fidanzamento ufficiale dopo il 21° compleanno di Elisabetta. L'annuncio ufficiale del fidanzamento avvenne quindi solamente un anno dopo, il 9 luglio del 1947. Elisabetta era una scout. Nel video precedente abbiamo visto come Elisabetta, durante la Seconda Guerra Mondiale, si unì al servizio ausiliario imparando a guidare veicoli pesanti e a fare il meccanico. Ma la futura regina prestò servizio anche negli scout, mettendo a prova il suo talento di esploratrice all'interno e nei dintorni del Great Windsor Park, insieme ai rifugiati dell'East End. Amava il ballo scozzese. La regina trascorreva le vacanze estive nel suo castello di Balmoral in Scozia. Lì scoprì la sua passione per il ballo country scozzese. Ogni anno dava dei balli conosciuti come Gillies Balls per i vicini, i dipendenti del castello e della tenuta e i membri della comunità locale. Fu una divertente intrattenitrice. Ogni Natale a Windsor, per risollevare il morale delle truppe, Elisabetta e Margaret si esibivano in pantomime nella Waterloo Chamber davanti a un pubblico di 500 soldati o più. La preparazione all'incoronazione. L'incoronazione di Elisabetta fu la prima a essere trasmessa in televisione. Elisabetta doveva essere parecchio nervosa. Trascorse mesi a prepararsi per la cerimonia. Avrebbe dovuto sostenere un pesante abbigliamento, la corona di Sant'Edoardo del peso di oltre 2 kg e altri 20 kg tra paramenti e scettri. Allora, per prepararsi, Elisabetta decise di portare la pesante corona mentre svolgeva le sue mansioni abituali. Inoltre attraversava la sala da ballo di Buckingham Palace con indosso lenzuola drappeggiate rivestite di pesi. Aveva un autocontrollo di ferro. Nel 1981, durante la parata di Mall, un uomo sparò una serie di colpi a Sua Maestà che poi si rivelarono a salve, ma che spaventarono la sua cavalla birmana di 19 anni. Elisabetta non si scompose. Mentre le guardie arrestavano l'uomo, si chinò con discrezione, accarezzò la cavalla impaurita e terminò la cerimonia senza commenti. Un altro episodio che mise alla prova l'autocontrollo della regina avvenne nel 1982, quando un uomo di nome Michael Fagan, disoccupato e padre di 3 figli, si introdusse a Buckingham Palace e arrivò alla camera da letto della regina. Michael voleva parlare con la regina dei suoi problemi di privato cittadino, della moglie che l'aveva lasciato da poco e della sua infanzia difficile. Iniziò quindi a studiare Buckingham Palace per trovare un modo di intrufolarsi nel palazzo reale evitando i controlli. La prima volta ci provò nel giugno dell'82, quando risalì un canale di scolo e si intrufolò da una finestra aperta. A detta dell'uomo, restò diverse ore a palazzo, vagabondando per le sale e entrando anche nella sala della posta, dove trovò i regali per la nascita del principe William. Disse anche di essersi seduto sul trono. Infine, annoiato, se ne andò. Un mese dopo decise di riprovarci. Riuscì ad entrare di nuovo.
fece scattare un allarme che però le guardie silenziarono pensando a un guasto. Rubò una bottiglia di vino dalla cantina del principe Carlo e si trovò poi negli appartamenti reali. La regina Elisabetta si svegliò trovandosi davanti Michael, che esclamò: "Maestà, mi permetta di parlarle dei buchi nella sicurezza del suo palazzo?" Del confronto tra la regina e Michael ci sono diverse versioni. Secondo una di queste, Sua Maestà si svegliò e trovò l'uomo seduto sul letto. Ebbe un sobbalzo, ma non si mise a urlare come qualsiasi altra persona avrebbe fatto, ma mantenne il suo contegno reale. Suonò il campanello chiamando il suo valletto, che alla visione dell'intruso rimase sconvolto e chiamò le guardie di palazzo. Alcuni invece riportarono che i due chiacchierarono tranquillamente fino a quando la regina chiamò il personale per chiedere un posacenere, richiesta che suonò alquanto strana perché la regina non fumava. Questo allertò il personale e l'uomo fu allontanato. In ogni caso, alla fine Michael fu condannato a 2 anni di prigione, ma dopo alcuni mesi fu rilasciato. L'uomo giurò più volte che non aveva alcuna intenzione di fare male alla regina, ma disse che voleva tirarle su il morale visto che ultimamente l'aveva vista un po' triste. Molti si chiesero come avesse fatto a trovare la camera della regina in un palazzo con 775 stanze. L'uomo spiegò che era facile, perché fuori da ogni complesso di stanze c'era il nome del proprietario. Elisabetta II gli scrisse diverse lettere negli anni successivi, sia quando l'uomo stava scontando la pena, sia quando si trasferì nell'Irlanda del Nord. Dopo l'intrusione furono incrementate le misure di sicurezza di Buckingham Palace. Fatemi sapere con un commento l'idea che vi siete fatti della regina Elisabetta dopo questi 3 video di curiosità su di lei. A mio parere era una donna veramente forte che ha preso in carico appieno il suo ruolo e che nonostante la responsabilità che aveva è riuscita a non perdere la sua identità, ma che riusciva anche ad avere degli slanci spontanei. Vi ricordo che gli abbonamenti al canale sono sempre aperti se volete usufruire dei fantastici vantaggi e sostenere il canale. Io vi aspetto qui su YouTube, su Instagram, su Facebook e su TikTok. Ciao!